Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo un po' di pellicole, in particolare di pellicole cinematografiche, perché ultimamente stanno spopolando e anche noi abbiamo avuto l'opportunità di provarne un po' e quindi finalmente siamo pronte a raccontarvi la nostra esperienza. O meglio, vi racconterò la nostra esperienza perché Alex ha deciso che oggi dovrò parlare da sola. Innanzitutto, una pellicola cinematografica è una pellicola nata per la macchina da presa, ma esiste in vari formati, tra cui il 35 mm, che ovviamente sarà il formato che noi possiamo utilizzare nella nostra fotocamera analogica. Rispetto ad una normale pellicola fotografica, la pellicola cinematografica presenta in più uno strato in acetato chiamato ramjet, che ha tre funzioni principalmente. La prima è una funzione meccanica, infatti essendo uno strato in più conferisce anche una maggiore protezione alla pellicola che, essendo nata per le macchine da presa, è sottoposta a molte più sollecitazioni meccaniche rispetto ad una normale pellicola fotografica. Seconda funzione, una funzione antistatica per la polvere. Infine, terza ed ultima funzione è uno strato detto antialone, quindi impedisce la formazione di quegli aloni che si vanno a creare intorno alle alte luci quando la luce entra all'interno della nostra fotocamera, colpisce la pellicola, passa attraverso la pellicola, colpisce il dorso della fotocamera e ritorna indietro, ricolpendo la pellicola, formando questi aloni un po' fastidiosi. Intervengo perché Cami si è scordata di dire che queste pellicole cinematografiche con lo strato in più ramjet non si sviluppano come le solite pellicole colore in C41, ma si sviluppano in ECN2. Piccola informazione utile o inutile, non lo so. Alcune aziende si sono poi impegnate per produrre delle pellicole cinematografiche che non abbiano più lo strato di ramjet, di modo che possano essere sviluppate normalmente con il C41, come ad esempio Cinestill o Candido Collective. Ma non è di queste pellicole che parleremo oggi. Oggi parliamo di quelle pellicole che hanno ancora il ramjet, ovvero le ribobinature della Kodak Vision 3 500T e 250D. Spinte dalla curiosità, ormai le abbiamo provate più volte, ma sinceramente quando abbiamo iniziato non avevamo la minima idea di che cosa fosse una pellicola cinematografica e di come funzionasse. Ci siamo trovate di fronte a due pellicole, appunto una 250D e una 500T, e l'unica cosa che sapevamo e che avevamo intuito dopo una breve ricerca su internet era che una avrebbe restituito delle tonalità più calde e una più fredde. Inoltre ci era stato consigliato di scattarle a sensibilità dimezzata e noi non ci siamo fatti problemi, abbiamo preso il consiglio sulla parola. Quindi il primo rullino in assoluto che abbiamo provato è stato il 500T di Alex, scattato quindi a 250 ASA. Tanto per iniziare dalle conclusioni, dico subito che ci è piaciuto un botto. Alex è riuscito a testare la pellicola in differenti condizioni di luce. Al mare in pieno giorno, sia verso le 11:30-12 della mattinata, come ad esempio in queste foto scattate a Senigallia. In particolare questa foto ci è piaciuta talmente tanto che l'abbiamo anche stampata in cianotipia, ma anche al mare in pieno giorno, più nel tardo pomeriggio. La cosa interessante è che nella nostra ignoranza Alex ha scattato anche durante il tramonto e che dire, la resa migliore forse è stata proprio in questa condizione di luce, quindi verso sera, passata la golden hour, e con una pellicola con questa sensibilità c'era forse anche da aspettarselo. Ah sì, abbiamo anche provato una lunga esposizione all'isola di Berina. Forti della bella esperienza con il rullino 500T, quindi siamo passate a provare il 250D. Questa volta però, visto che toccava a me scattarlo, il rullino è durato a malapena un pomeriggio, quindi più o meno è stato scattato tutto nelle stesse condizioni di luce in pieno giorno verso le 3 del pomeriggio. Anche questo rullino è stato scattato con sensibilità dimezzata, quindi a 125 in questo caso, in Molise, nel paesino di Civita Campomarano, famoso per i suoi murales come questo. Come primo approccio devo dire che forse ho preferito il 500 che ha scattato Ale. Infatti non ero particolarmente convinta delle dominanti verdastre presenti nelle ombre, ma ho deciso poi di dargli una seconda possibilità scattandolo sempre a 125 nella faggeta di Soriano del Cimino. E lì, quando sono tornate le scansioni, ero in un brodo di giuggiole. Infatti queste foto scattate alla faggeta sono ancora tra le mie preferite e penso che i colori caldi del 250D abbiano reso in modo meraviglioso il foliage autunnale. Foliage autunnale. E ovviamente anche questo bellissimo cagnolino con questo micromosso che... vabbè, tanto il soggetto era bellissimo.
In realtà poi anche finendo il rullino al centro di Roma, più o meno intorno alla Golden Hour, mi sono resa conto che la prima volta non avevo sfruttato appieno il potenziale di questa pellicola. Possiamo dire poi a posteriori che il potenziale di queste pellicole non è stato sfruttato appieno né con il 500T né con il 250D. Questo perché abbiamo iniziato a scattare un po' a caso, trascurando quella T e quella D che si trovano rispettivamente dopo 500 e 250. Queste lettere infatti indicano il bilanciamento del bianco della pellicola. Una pellicola a 500, infatti, oltre ad avere una sensibilità nominale maggiore, è anche una pellicola bilanciata al tungsteno, come indica la T, mentre la 250 è una pellicola bilanciata per la daylight, come indica la D. Quindi una pellicola bilanciata al tungsteno vuol dire che la pellicola è pensata per scattare in presenza di luci al tungsteno, quindi in presenza di luci artificiali che emettono una luce ad una temperatura di circa 3200 Kelvin. Considerando che la luce che noi vediamo neutra, bianca, ha una temperatura di circa 5500 Kelvin, una luce ad una temperatura di 3200 Kelvin ha una temperatura più bassa e quindi è una luce più calda. Motivo per cui una pellicola bilanciata al tungsteno è una pellicola che nasce di per sé con toni più freddi, proprio per andare a compensare una temperatura di luce più calda e riportare quindi al neutro il punto di bianco. Non a caso sono le pellicole che sono pensate per scattare in studio, quindi nella maggior parte dei casi in presenza di luci artificiali. Questo perché, soprattutto quando ci troviamo in presenza di una persona, non ci rendiamo bene conto della temperatura della luce, in quanto il nostro cervello va a rielaborare automaticamente e compiere una sorta di bilanciamento del bianco, di modo che noi vediamo sempre un incarnato neutro. Ma la macchina, essendo un mezzo fisico, cattura la luce esattamente per la temperatura che ha. Motivo per cui, se non usassimo una pellicola bilanciata al tungsteno in presenza di luci artificiali, i soggetti nelle foto avrebbero tutti lo stesso incarnato dei Simpson. Un attimo che il cane beve. La pellicola al tungsteno quindi è una delle opzioni che si possono utilizzare per andare a compensare il giallastro di una luce calda. Altrimenti andrebbe utilizzato un filtro per compensare la temperatura della luce, un cosiddetto cooling filter, che è uno di quei filtri che vediamo nelle tonalità del blu. Ovviamente questa caratteristica della pellicola, insieme alla sua sensibilità più elevata, la rende perfetta per scattare anche di notte in presenza di luci artificiali, come ad esempio in metro, cosa che Alex adora fare. Infatti dovrò assolutamente provare la 500T in metro. Per adesso ho provato solamente la Cinestill e comunque il risultato mi è piaciuto molto e quindi magari in un prossimo video anche la 500T in metro. La 500T però è una pellicola che di fatto viene utilizzata molto spesso anche in daylight, come abbiamo fatto noi. E cosa ci dobbiamo aspettare quindi? Semplicemente delle dominanti più fredde. In realtà le nuove emulsioni della Kodak Vision 3 permettono tranquillamente di scattare in pieno giorno, senza che ci siano viraggi di colore eccessivi o impossibili da correggere in post-produzione. Infatti, se andiamo a leggere sul sito della Kodak, fanno proprio vanto di aver migliorato la latitudine di posa della pellicola, la nitidezza ed anche la presenza di grana nelle ombre, il che rende queste pellicole estremamente maneggevoli anche in fase di post-produzione. Ovviamente poi molto dipende dalla fase di sviluppo e dalla fase di scansione e dell'eventuale stampa. Altra cosa da considerare è che la luce del giorno tende a variare, quindi soprattutto con queste pellicole sarà molto diverso il risultato che si ottiene scattando per esempio la 500T a mezzogiorno o durante la Golden Hour, che è un'ora in cui la 500T va a performare in realtà particolarmente bene, dove per bene intendo la neutralità dei colori che restituisce la pellicola. Infatti io preferisco comunque una 250D durante la Golden Hour che vada ad accentuare la luce dorata. Ad esempio vediamo queste foto che abbiamo scattato in Albania, in cui Alex ha usato la 500 e io la 250 e abbiamo scattato entrambe nelle stesse condizioni di luce al tramonto, questa volta senza dimezzare la sensibilità della pellicola, quindi abbiamo scattato con ISO nominale 500 e 250. Mentre durante una blue hour o con un tempo luminoso scattare una 500T ci possiamo aspettare ovviamente delle foto bluastre molto più fredde che se scattiamo questa stessa pellicola a mezzogiorno. Forse lo shift di tonalità maggiore lo abbiamo avvertito proprio scattando queste pellicole con la sensibilità nominale. Vediamo per esempio queste foto che abbiamo scattate contemporaneamente in pieno giorno e se le andiamo a comparare si vedono proprio la presenza di dominanti più fredde nella 500T. Soprattutto andando a vedere queste due foto notiamo che nella foto scattata con il 500 c'è una presenza di magenta nelle ombre che in quella scattata con il 250 non emerge. In compenso però il blu che viene fuori in questi scatti fatti con il 500 è molto più intenso e brillante di quelli fatti con il 250. Io
personalmente amo molto i toni caldi e con ogni probabilità scatterò ancora la Kodak Vision 250D, perché appunto ho scattato delle foto che adoro con questa pellicola, in particolar modo quelle della faggeta. Forse non l'ho amata molto in condizioni di luce più neutra, come dicevo, a causa della presenza di una dominante un po' verdastra nelle ombre, ma è innegabile che la pellicola abbia comunque un suo carattere ben definito. Paradossalmente ho amato moltissimo la 500 scattata da Alex al mare ed alcune foto dell'Almania in cui, appunto, come ho già stressato abbastanza, ha restituito dei blu molto intensi e brillanti. E anche nelle foto scattate in pieno giorno c'è quella leggera dominante un po' fredda che a mio parere conferisce alle foto quell'aspetto un po' dreamy e un po' nostalgico che se comunque scattiamo in analogico ci piace. Sicuramente la 500T rimane una pellicola più maneggevole vista la sua elevata sensibilità e non ci rimane che provarla in studio, cosa che non vediamo in realtà l'ora di fare. Per concludere, ad onor del vero dobbiamo nominare anche la 50D e le pellicole in bianco e nero. Ormai anche queste si trovano molto facilmente sul mercato, ma avendole scattate entrambe solo una volta in condizioni di luce e di scena probabilmente non ottimali e non adeguate per la sensibilità e il bilanciamento della pellicola, ci riserviamo di riprovarle e parlarne in futuro. Così, per la vostra felicità, non parlerò altre 3 ore. Grazie per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo video. E intanto, Buono scatto! la luna E l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi. qui. Con voi. No, non è così. Qui con voi. Eh, Voglio ritornare! ok.